hai mai visto un uomo lasciare una donna incredibile? Una donna che è dedita, affettuosa, intelligente e bella dentro e fuori. Io l'ho visto molte volte nella mia vita. Mia madre, mia nonna, mia sorella, donne eccezionali, che hanno dato il meglio di sé, eppure hanno visto gli uomini intorno a loro allontanarsi. Ma perché succede questo? Com'è possibile che, anche quando queste donne stavano offrendo qualcosa di così speciale, l'amore o l'impegno non siano stati abbastanza? So che questa domanda potrebbe rimbombare nella tua testa, proprio come ha fatto nella mia. E se anche tu ti sei chiesta perché, a volte, anche quando tutto sembra perfetto, qualcosa semplicemente non funziona, sono qui per aiutarti a capire. Questo video ti darà chiarezza su qualcosa che molte donne trascorrono la vita cercando di capire, perché gli uomini si allontanano da donne incredibili. E, soprattutto, cosa fare quando succede, affinché tu non resti semplicemente a cercare risposte nel vuoto, senza sapere dove andare. Qui esploreremo le ragioni profonde e, senza odio o rancore, vedremo cosa si cela dietro questi allontanamenti. Stai con me, perché ciò che scoprirai potrebbe cambiare il modo in cui vedi le relazioni, e chissà, magari anche come vedi te stessa. Ti sei mai chiesta perché un uomo, dopo tanto tempo insieme, decide di andarsene? Cosa succede dentro di lui per prendere una decisione così difficile, soprattutto quando è accanto a qualcuno che offre così tanto? La verità, per quanto dolorosa, è semplice: un uomo lascia una donna perché crede che avrà un futuro migliore senza di lei. Sembra impossibile da capire, vero? Come può qualcuno credere che ciò che lo aspetta sarà meglio di ciò che ha dietro, soprattutto quando tutto sembra andare bene? Ebbene, per lui, i benefici di stare senza di te o con qualcun altro finiscono per pesare di più nella bilancia. Ma, e se ti dicessi che, comprendendo questa dinamica, puoi finalmente guardare la situazione con chiarezza? Ti sei mai fermata a pensare a cosa sta davvero cercando? Cosa gli manca, anche se sta accanto a qualcuno di così speciale? Potrebbe non aver trovato ciò che cercava nella relazione attuale. Forse non si tratta di te o della relazione stessa, ma di qualcosa che lui ha bisogno di trovare, qualcosa che non è riuscito ancora a raggiungere. E quando succede, inizia a credere che il suo futuro sarà più promettente lontano da tutto ciò. Lo so, è difficile da sentire. Ma se riuscirai a guardare questo comportamento con una visione più profonda, potrai iniziare a capire che la chiave non sta nel chiederti cosa hai fatto di sbagliato, ma piuttosto cosa lui non è riuscito a trovare al tuo fianco. Perché alla fine, è proprio questo che ti aiuterà a comprendere le sue motivazioni, e chissà, forse anche a liberarti da quella ricerca incessante di risposte che nemmeno lui ha. E quando comincia ad allontanarsi, è quasi come se stesse cercando qualcosa che nemmeno lui sa bene cos'è. Potrebbe non avere la minima idea di ciò che sta cercando, ma la sensazione che ci sia qualcosa di più, qualcosa di meglio, lo spinge ad andare avanti. Si convince che, allontanandosi, potrà trovare quel qualcosa che riempie il vuoto. Il problema è che, molto spesso, quel vuoto è solo un riflesso di una ricerca interiore, qualcosa che non sa risolvere dentro di sé, ed è per questo che cerca in un'altra persona, in un altro posto, o persino in un'altra fase della vita. Ora, potresti pensare, ma come è possibile? Come può non vedere tutto ciò che ha qui? La risposta è che, spesso, lui lo vede, ma per qualche motivo non riesce a percepire la profondità di ciò che offri. Quando inizia ad allontanarsi, si concentra su ciò che manca, non su ciò che c'è. Guarda ai 20% che non sono presenti e ignora l'80% che è perfetto. Ed è questa mancanza di maturità emotiva o semplicemente una visione distorta di ciò che è veramente importante che lo porta a prendere la decisione di andarsene. La grande questione è che, comprendendo tutto ciò, non dovrai più perderti in un mare di dubbi e domande. Capire che lui credeva che un futuro senza di te fosse più vantaggioso ti dà la possibilità di guardare la situazione con maggiore obiettività. E, alla fine, potrebbe anche essere liberatorio. Perché quando capisci che la sua decisione riguardava ciò che pensava fosse meglio per lui, e non ciò che ti mancava come donna, il dolore di non essere stata abbastanza comincia a svanire.
Hai mai sentito parlare del principio 80-20? Potrebbe essere più reale nella vita amorosa di quanto immagini. A volte, un uomo decide di uscire da una relazione a lungo termine non perché la donna al suo fianco abbia fallito in qualcosa, ma perché trova qualcun altro che colma il 20% che lui sente mancare. Sì, solo il 20%. E, per quanto possa sembrare assurdo, quel 20% diventa sufficiente per convincerlo che può trovare un futuro più soddisfacente al di fuori della relazione. Ciò che non capisce in quel momento è che, allontanandosi, sta lasciando indietro l'80% delle qualità incredibili che già offre. Si concentra su ciò che manca, ma ignora ciò che davvero conta. E sai cosa succede dopo? Alla fine, si rende conto che la nuova persona, pur colmando quel vuoto momentaneo, non ha la profondità, la connessione o la compatibilità che avevano insieme. Ma per orgoglio o paura di ammettere l'errore, potrebbe non tornare indietro. Quello che sembrava essere una soluzione rapida e facile si rivela una scelta vuota. Quindi, se ti trovi in questa situazione, è importante riflettere: sta valorizzando ciò che offri o è ossessionato da ciò che sente mancare? Molte donne si chiedono se non hanno dato abbastanza, se non hanno fatto abbastanza, ma la verità è che lui potrebbe perdersi nei 20% mancanti, invece di godere degli 80% che davvero fanno valere la pena la relazione. Quando si concentra troppo su ciò che manca, la relazione diventa una ricerca costante per qualcosa di irraggiungibile, invece di una costruzione di qualcosa che è già grandioso. Ciò che molte donne non capiscono è che, quando un uomo si concentra troppo su quei 20% mancanti, sta entrando in un ciclo di insoddisfazione costante. Potrebbe anche pensare di aver trovato la soluzione a quel vuoto accanto a qualcun altro, ma la realtà è che la base della relazione, la connessione profonda, non sta venendo costruita. La relazione a lungo termine, con tutta la sua storia, i momenti condivisi e la fiducia reciproca, non può essere sostituita da una scintilla momentanea che, in molti casi, è solo un'illusione di perfezione. E quando lui se ne rende conto, potrebbe essere troppo tardi, o addirittura egoista, per tornare indietro. Ora, pensa a questo: cosa succede quando lui comincia a confrontare ciò che ha con ciò che pensa mancare? Comincia a perdersi nelle piccole imperfezioni, nei difetti che ogni relazione ha, senza rendersi conto che è proprio l'accettazione di queste imperfezioni che crea la vera profondità. Il problema non sta in te, ma nella sua mancanza di prospettiva. A volte, lui non è preparato a valorizzare ciò che ha già, o persino a crescere al tuo fianco. Vuole di più, ma non sa esattamente cosa, e, quando appare un'altra persona, essa finisce per essere una proiezione dei 20% che sente mancare, senza offrire la stabilità e l'intimità che porti tu. La lezione qui è chiara: se lui non riesce a vedere il valore di ciò che offri e si concentra solo su ciò che sente che manca, la relazione è destinata a una ricerca interminabile. Donne, è importante che vi rendiate conto se siete in una relazione in cui l'uomo apprezza veramente chi siete o se sta costantemente cercando qualcosa di irraggiungibile. L'amore non è trovare qualcuno di perfetto, ma costruire qualcosa di profondo con la persona che hai al tuo fianco, accettando i difetti, celebrando le qualità e, soprattutto, valorizzando ciò che conta davvero. Se ti sta piacendo questo contenuto, non dimenticare di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni. Qui esploriamo sempre le emozioni, le relazioni e tutto ciò che ci connette in modo autentico. Quindi, se vuoi continuare questo viaggio di apprendimento e riflessione, clicca sul pulsante di iscrizione ora. E non dimenticare di attivare le notifiche per non perdere nulla. Andiamo insieme in questo cammino. La mancanza di maturità è una delle sfide più grandi che possono sorgere in una relazione, e si manifesta in vari modi. Un uomo immaturo semplicemente non è pronto per impegnarsi veramente. Può anche piacerti, ma l'idea di assumersi responsabilità, di investire emotivamente nel futuro insieme, è qualcosa che non comprende completamente. E perché succede questo? Perché è ancora concentrato su se stesso, sui suoi bisogni e desideri. Per lui, l'impegno sembra un peso, qualcosa che limita la sua libertà. E in molte situazioni non è disposto a rinunciare a determinati comportamenti egoisti per fare spazio alla partnership.
l'impegno vero richiede qualcosa che molti uomini maturi ancora non sanno dare: la capacità di mettere le esigenze dell'altro al primo posto, anche se solo per alcuni momenti. Questo non significa rinunciare alla propria identità, ma riconoscere che, in una relazione, ci sono momenti in cui l'altro deve essere la priorità. Per un uomo maturo, stare accanto a qualcuno è una scelta che implica dedizione e comprensione. Capisce che l'amore è, in molti momenti, un equilibrio tra dare e ricevere. Ma per l'uomo immaturo, l'impegno sembra essere una contrattazione costante, dove si sente di perdere più che guadagnare. Vale la pena riflettere su questo: la maturità non ha nulla a che fare con l'età. Non importa quanti anni abbia o quanto abbia vissuto. Esistono uomini più giovani che sono già pronti a prendere responsabilità, costruire qualcosa di solido e valorizzare la persona accanto a loro. E, allo stesso tempo, ci sono uomini più anziani che sono ancora intrappolati in una fase di immaturità emotiva, dove non sanno come affrontare la profondità di una relazione. In molti casi, ciò che manca non è il tempo, ma la disponibilità a crescere ed evolversi al fianco di qualcuno. Questa mancanza di maturità, quindi, si riflette in varie aree della vita di un uomo. Può essere colui che evita di parlare del futuro o che non vuole prendere decisioni importanti insieme. Quando un uomo immaturo si trova di fronte a delle difficoltà nella relazione, invece di lavorare per superarle, si allontana o crea scuse. Non vede l'impegno come un'opportunità di crescita reciproca, ma come una prigione. E, mentre tu investi emotivamente e ti dedichi alla relazione, lui può semplicemente non vedere il valore di tutto ciò, perché è ancora intrappolato nella sua visione limitata della vita. La maturità emotiva richiede che impari a dare senza aspettarsi nulla in cambio e a capire che non si tratta di perdere la libertà, ma di guadagnare qualcosa di molto più prezioso: una partnership solida e un futuro condiviso. È un processo graduale e spesso doloroso, perché richiede autoriflessione e il desiderio di essere migliori, non solo per sé, ma anche per l'altro. Quando un uomo non è disposto a crescere, a diventare più maturo emotivamente, non sarà mai in grado di offrire la profondità e la stabilità che una relazione vera necessita. E, per quanto tu ci provi, la sua immaturità sarà una barriera costante. La cosa più importante qui è che, comprendendo questa dinamica, puoi prendere decisioni più chiare su cosa desideri per la tua vita. Alla fine, una relazione sana dipende dalla disponibilità di entrambi a crescere, adattarsi e mettere al primo posto il benessere dell'altro. Spesso, le relazioni iniziano con quella chimica irresistibile, quel magnetismo che sembra far brillare tutto. L'attrazione fisica o l'intensità iniziale del desiderio possono essere travolgenti, e non c'è nulla di sbagliato in questo. Il problema nasce quando questa è la base principale della relazione. Quando tutto è sostenuto da questa attrazione superficiale, presto ci si rende conto che c'è poco altro a unire le due persone. La verità è che, come qualsiasi oggetto che conquistiamo per la prima volta, il fascino iniziale tende a svanire nel tempo. Un nuovo cellulare, ad esempio, è emozionante quando lo acquistiamo, ma presto la novità passa e diventa solo un altro oggetto nella nostra vita quotidiana. Lo stesso accade in una relazione in cui manca la profondità emotiva: ciò che sembrava entusiasmante all'inizio inizia a perdere il suo splendore. Quando la base della relazione è l'attrazione fisica, la connessione emotiva passa in secondo piano, e l'impatto di questo nel lungo periodo è evidente. Ciò che mantiene in piedi una relazione non sono solo i momenti intensi di passione, ma le esperienze condivise, i ricordi creati e, soprattutto, il modo in cui le due persone crescono insieme. È necessario che il legame si approfondisca, che ci sia una comprensione reciproca, rispetto e una connessione genuina, molto oltre la superficie. Le relazioni che si basano solo su ciò che è visibile, su ciò che si sente momentaneamente, difficilmente resistono alla prova del tempo, perché non hanno le fondamenta di una vera intimità emotiva. Ciò che conta davvero, e ciò che mantiene due persone unite, è la profondità della loro connessione, qualcosa che si costruisce con pazienza, affetto e comprensione. Con il tempo, l'attrazione fisica, per quanto forte, tende a svanire o a diventare solo una parte di ciò che compone la relazione.
Quando non c'è una base solida di complicità e connessione emotiva, la relazione inizia a sentire un vuoto. Le discussioni, le differenze, le frustrazioni quotidiane diventano più evidenti, e la chimica che sembrava così forte svanisce, dando spazio al disinteresse. Quando ciò che c'è tra due persone è solo attrazione, la relazione non è costruita sulla comprensione o sulla crescita reciproca. Non è sostenuta da quei piccoli gesti che dimostrano che l'altro si preoccupa, né da conversazioni profonde che implicano vulnerabilità ed empatia. Ciò che rimane, quindi, è una sensazione di insoddisfazione, come se qualcosa mancasse, come se il legame non fosse completo. Affinché una relazione abbia il potenziale per durare, deve trascendere il superficiale. Deve essere fondata su esperienze condivise, su momenti che aiutano a formare una storia unica tra le due persone. Non si tratta solo di essere fisicamente presenti, ma di essere emotivamente connessi. Le conversazioni sincere, le risate insieme, le difficoltà affrontate e superate, e il supporto nei momenti difficili, questi sono gli ingredienti che realmente rafforzano una relazione. Quando l'attrazione fisica svanisce, ciò che tiene unite due persone non è il ricordo di come l'altro appariva, ma la storia che hanno creato insieme, le gioie che hanno condiviso e le sfide che hanno superato. È questo che trasforma una relazione passeggera in qualcosa di duraturo. Pertanto, la vera profondità di una relazione è coltivata attraverso la connessione emotiva. Quando un uomo o una donna si sente ascoltato, compreso e supportato, la relazione ha la possibilità di crescere, maturare ed evolversi. L'attrazione fisica può essere il punto di partenza, ma è la connessione emotiva che darà longevità alla relazione. Senza di essa, ciò che inizia con tanto fuoco, spesso si spegne rapidamente, lasciandogli coinvolti insoddisfatti e alla ricerca di qualcosa di più. Pertanto, quando si cerca qualcosa di reale, qualcosa di duraturo, è necessario investire in ciò che va oltre l'aspetto e la chimica, e concentrarsi su ciò che rafforza veramente una relazione, la connessione genuina e l'impegno di costruire qualcosa di profondo e significativo insieme. Quando un uomo decide di andare avanti e allontanarsi, può essere facile per una donna chiedersi: cosa ha lei che io non ho? La risposta, però, non sta nel fare confronti. Spesso la ragione non è che l'altra persona sia migliore di te, ma che è più compatibile con il momento che lui sta vivendo ora. Quello che sta cercando, i suoi obiettivi e desideri, potrebbero essere cambiati in modo tale che qualcuno con le stesse qualità o interessi, ma con un allineamento più profondo a ciò che lui ha bisogno in questo momento della vita, diventa più attraente. Non si tratta di una questione di qualità personale, ma di tempismo e allineamento di vite, scopi e obiettivi. A volte la vita ha i suoi piani. E questi piani non sempre si allineano con i nostri o con le relazioni che abbiamo costruito. Succede, è doloroso, ma fa parte del viaggio. Come sottolinea bene l'autore, la vita è composta da capitoli inaspettati. Alcune persone entrano per insegnare qualcosa, altre escono per permettere che nuove lezioni vengano apprese. La crescita che deriva da queste esperienze è spesso ciò che ci serve per vedere la chiarezza che prima non riuscivamo a vedere. La donna che prova il dolore di essere lasciata può, però, trovare il suo cammino di autoscoperta e empowerment. Focalizzarsi su ciò che è stato perso ti mette a rischio di paralizzare la tua stessa crescita. L'invito qui è: liberati. Non attaccarti a qualcosa che è già passato e non permettere che il passato definisca il tuo valore o la tua felicità. Ogni capitolo della tua vita ha il suo scopo, e quando una fine arriva, è solo un segno che qualcosa di migliore ti aspetta. Le esperienze che hai avuto sono preziose e hanno modellato chi sei, ma il futuro è una tela bianca che aspetta di essere dipinta. Quindi, vai avanti con fiducia, sapendo che ciò che sta per venire potrebbe essere ancora più allineato con il tuo vero io. Quando un uomo decide di andare avanti con un'altra persona, non si tratta necessariamente di trovare qualcuno migliore. A volte si tratta di una ricerca di compatibilità che risuoni con la fase della vita in cui si trova. Potrebbe trovarsi in una fase in cui i sogni, gli obiettivi e le priorità sono cambiati, e ciò che una volta sembrava sufficiente ora non ha più senso.
questo non diminuisce il valore di chi è rimasto indietro, ma rivela che la connessione che sta cercando ora è diversa, più allineata con ciò di cui ha bisogno in questo momento specifico del suo cammino. È cruciale che le donne capiscano che questo non è un rifiuto personale. La vita, con i suoi alti e bassi, ci porta su strade inaspettate e spesso difficili da comprendere. Quello che sembra una fine può, in realtà, essere l'inizio di una nuova fase, dove c'è spazio per la crescita e opportunità che non immaginavi. La chiave sta nel non attaccarsi a ciò che non ha funzionato, ma nell'usare questo come un'esperienza che contribuisce alla costruzione di una versione più forte e saggia di se stesse. Non si tratta di perdere, ma di andare avanti, sapendo che ciò che verrà potrebbe essere ancora più gratificante di ciò che è stato lasciato indietro. E qui arriviamo alla fine di questo video, ma prima che tu vada avanti, voglio condividere qualcosa di personale. Nel corso della mia vita, sono stato accanto a donne straordinarie, come mia madre, mia nonna e mia sorella. Hanno vissuto le loro sfide, i loro dolori, e io sono stato lì, osservando, imparando e crescendo con loro. Ogni storia, ogni lotta, mi ha preparato per aiutare gli altri a capire ciò che a volte sembra incomprensibile. I misteri delle relazioni, gli alti e bassi, le scelte che facciamo e che gli altri fanno. Ecco perché sono qui, cercando di portare un po' più di chiarezza a te, che magari stai attraversando qualcosa di simile. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare ognuno di voi che mi segue. Il supporto che ricevo da tutte le persone che mi seguono è indescrivibile. Ma voglio anche lasciare un messaggio importante, affinché le nostre relazioni cambino veramente. Dobbiamo cambiare prima noi. Ciò che fai per te stessa oggi potrebbe essere la chiave per un futuro diverso domani. L'amore per se stessi non è solo una pratica, è uno stile di vita. Quando ti ami davvero, tutto intorno a te inizia ad allinearsi in modo più sano, più genuino. E, naturalmente, voglio sapere cosa ne pensi. Cosa pensi di queste riflessioni? Hai mai vissuto una situazione simile nelle tue relazioni? Come l'hai affrontata? Lascia il tuo commento qui sotto, condividi la tua storia con noi. Sono molto curioso di sapere cosa hai da dire. E non dimenticare di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni, dove continueremo a esplorare insieme questi temi, cercando sempre di capire meglio l'amore, le connessioni e, naturalmente, cosa possiamo imparare da tutto questo. Ti auguro una splendida giornata, piena di amore per te stessa e chiarezza. Ci vediamo nel prossimo video.